La famiglia dell'anima. Ritorno a Lemuria, il potere della scelta, volume 1 di Silvia Crisci. Messaggio di Altea dalle Pleiadi. Salve a tutti, sono Altea e vibro nell'alta frequenza delle Pleiadi. È vero, è la prima volta che interagisco con te, ma devi sapere che ogni volta che qualcuno sulla Terra si mette al servizio scrivendo libri utili per il risveglio, siamo in molti dai piani dimensionali superiori a desiderare di aiutare e portare i nostri messaggi. Messaggi che resteranno scritti, potranno essere letti e riletti e che raggiungeranno potenzialmente molte anime in poco tempo. Ho scelto di intervenire proprio in questo istante perché la tua famiglia dell'anima, cara Silvia, ha origine proprio qui, sulle Pleiadi, ma tu questo già lo sai, poiché lo hai sentito e successivamente ti è stato confermato. La propensione alla guarigione ti deriva proprio da questo luogo e da questa civiltà, molto inclini al servizio e in particolare alla guarigione spirituale. Il corpo si ammala per ultimo, dopo un processo di disarmonia che ha inizio sui piani sottili, e guarisce anche per ultimo come conseguenza di un ritrovato equilibrio su quegli stessi piani. La famiglia dell'anima è dunque un insieme di anime affini per talenti, missioni, percorsi e scopi, che presenta frequenze molto simili, affini ed in perfetta sintonia. È come una sorta di firma energetica di gruppo, che fornisce l'imprinting ad ogni singola anima, sebbene poi esistano aspetti differenti in grado di caratterizzarla a livello individuale, rendendo ogni essere unico e irripetibile. Dal punto di vista terrestre, ritrovate un vostro familiare animico ogni qualvolta incontrate una persona con la quale sentite grande affinità di intenti, una comprensione che va oltre le parole e le spiegazioni, poiché si tratta di una comprensione a livello di cuore. Sono quelle persone con le quali vi capite al volo, talvolta senza neanche parlare. Spesso basta uno sguardo per sentire l'altro. In realtà la comunicazione tra anime antiche si svolge a livello telepatico e intuitivo. Da qualche tempo alle anime antiche, come ulteriore aiuto da parte dei piani superiori, è stata concessa la possibilità di riunirsi con la propria famiglia dell'anima. Anzi, direi proprio che ci stiamo preoccupando di facilitare tale processo. Come sapete, spesso le anime antiche all'interno di un nucleo familiare terrestre sono poche, quasi sempre una sola, al massimo due, e per questo soffrono terribilmente di un senso di orfanezza e di una forte nostalgia verso qualcosa o qualcuno che non sanno definire con chiarezza, finché non si risvegliano e cominciano a ricordare. Questa sensazione protratta nel tempo terrestre di una o più vite lentamente conduce l'anima a vibrare in un costante stato di frustrazione derivato dal fatto che la personalità non ricorda il proprio potere e quindi si convince o si lascia convincere di essere meno dei suoi familiari solo perché differente nella percezione e visione della vita stessa. La persona si sente sempre più sola, strana, incapace, incompresa, abbandonata e isolata, e in questo tipo di frequenza non può che attirare a se stessa le conferme del suo scarso valore, arrivando a chiedersi effettivamente che senso abbia la propria esistenza e se i suoi familiari non abbiano effettivamente ragione nel trattarla quasi come un'intrusa. Il vostro detto terrestre, l'unione fa la forza, come tanti vostri modi di dire, ha un senso molto profondo e nel favorire la riunione tra anime della stessa famiglia, l'universo, il creatore, tutti noi e le vostre stesse anime desiderano fare in modo che possiate trovare la forza, il coraggio e la determinazione che derivano proprio dal contatto profondo con i vostri simili. Tutto ciò vi permetterà di non sentirvi più soli, abbandonati e fuori luogo, ma piuttosto centrati, uniti, riconosciuti, amati, sostenuti e determinati nel raggiungere lo scopo che a quel punto vi apparirà chiaro, sia a livello individuale che di gruppo. So che molti di voi in questo momento si riconoscono in queste parole. A molti è già accaduto, mentre ad altri sta cominciando ad accadere,
e sentite a livello profondo che i vostri incontri apparentemente fortunati non sono affatto casuali. Silvia stessa negli ultimi tempi si è riunita con alcune anime affini ed è in procinto di incontrarne altre durante il suo cammino. Talvolta la riunione è destinata, per modo di dire, a durare nel tempo, mentre altre volte ha una durata limitata perché è legata ad una precisa meta che, una volta raggiunta, chiude il cerchio e completa la sua funzione. Ma ricordate quale sia il tema di questo libro? Tornare a Lemuria è vero, ma come fare? Da dove partire? Sempre e solo dalla vostra sacra personale scelta. Anche incontrare la vostra famiglia animica risponde ad una precisa scelta che potete dichiarare a livello di personalità, perché possa consentire alla vostra anima di essere messa in pratica. Anima e personalità possono raggiungere grandi risultati se collaborano di comune accordo, svolgendo ognuna la propria parte. Al contrario, possono fare grandi danni, impedire il risveglio per vite intere e bloccare l'elevazione di coscienza quando, invece di collaborare, presentano spinte contrapposte e si ostacolano una con l'altra. In questo caso la personalità, attraverso l'ego, non intende cedere spazio all'anima, si sente minacciata e, temendo di perdere il controllo, respinge ogni intuizione e tentativo di collegamento e di collaborazione. Ovviamente, perché ci possa essere cooperazione, è necessario che ci sia consapevolezza, e anche questa è una vostra scelta. Dovete però anche considerare la possibilità opposta e complementare a quella appena citata, ovvero il caso in cui l'anima antica, attraverso la sua luce, riesca ad influenzare positivamente gli altri membri della famiglia, inducendoli a crescere a livello di consapevolezza e quindi di coscienza. Questo è il reale scopo delle anime antiche, attraverso il loro esempio e la loro luce, influenzare tutti coloro che gravitano nel loro campo energetico, quindi non solo i familiari, ma anche amici e colleghi. Una metafora molto valida è proprio quella del virus contagioso, anche se so che in questo preciso momento storico sulla Terra questo simbolismo innesca in voi emozioni molto intense di paura e rifiuto. So anche però che molti di voi hanno saputo andare oltre l'apparenza di quanto accaduto e trasformare tale evento in qualcosa che a livello di coscienza è stato un potente strumento di spinta nell'ottica di un sempre maggiore e più rapido risveglio planetario. Anche in questo caso, ognuno sceglie di interpretare gli eventi come preferisce. Io direi soprattutto come riesce, in base al proprio livello evolutivo. Alla fine tutto si riduce sempre ad una scelta, la vostra scelta. Cosa sceglierete?